Salute a tutti. Allora, io quest'oggi parlerei dell'ereditarietà delle malattie mentali. La prima cosa che fanno gli studiosi quando c'è da osservare una malattia mentale, vanno a vedere se c'è un fattore ereditario, un fattore fisiologico nel cervello, giustamente. Non ne hanno mai trovato uno. Però, andando a guardare nella famiglia, magari trovano che sì, c'è stata la madre, c'è stato il nonno, c'è stato uno zio, eccetera, eccetera, no? E da qui dicono è ereditario. Dicono che in parte è ereditario. Poi dice però può derivare anche da fattori ambientali. I fattori ambientali non si capisce bene cosa sono. Comunque diciamo che c'è una difficoltà a riconoscere le cause delle malattie mentali. Ci fu un certo Konrad Lorenz che fece degli esperimenti sul campo sugli animali. E lui divenne famoso perché gli esperimenti sul campo erano stati ampiamente fatti, no? Soprattutto dai russi, da Pavlov, no? Che fece gli esperimenti sui cani, soprattutto mettendogli roba nello stomaco, infilandogli siringhe, cose allucinanti, il quale fece vedere che se a un cane, non so, si suonava un campanello ogni volta che gli si dava da mangiare, no? Anche quando non gli si portava da mangiare, lui sentendo la campanella si cerneva saliva, cioè gli veniva fame. Bella scoperta. Succede anche a noi, no? Sentiamo un buon profumino e diciamo quasi quasi. E quindi praticamente scoprì Pavlov i condizionamenti, che se erano così per i cani, erano così anche per l'uomo. Sui topi poi ne hanno fatto, povere bestie, un'infinità. Però la cosa nuova di Konrad Lorenz è che lui fece l'esperimento sul campo, cioè lui spostò il sederino e andò nel campo. E guardate bene che lui era uno che se la passava pure bene, aveva pure un castello con un fiume, eccetera, eccetera, no? Quindi uno abituato alle comodità in qualche modo. Però lui andò a scoprire gli animali, non a metterli in gabbia. E scoprì che gli animali avevano degli input. Quegli input erano legati, quegli input davano determinate risposte, se erano dati in un certo tempo. Per esempio, i piccoli spesso avevano un input sull'entità della madre, sapevano quanto era alta, che voce doveva avere, eccetera, eccetera. Tolta quella non ce l'avevano più, cioè tolta in quell'epoca non ce l'avevano più. Quindi capì che la formazione cerebrale, encefalica dell'individuo animale, noi siamo animali, si formava nei primissimi tempi, e tempi che variavano da individuo a individuo, soprattutto da razza a razza. Quello che non studiò fu l'uomo. Lui studiò gli animali, no? Famosa le oche che si portava dentro casa e che gli scacacciavano sul tappeto persiano, per cui la moglie non era tanto contenta, ma lui faceva quello che gli pareva, giustamente, in questo caso.
e lo seguivano come fosse una madre, però lui doveva accovacciarsi per essere riconosciuto come madre. Questo per fare un esempio, no? Di input. Naturalmente noi umani, essendo animali, abbiamo degli input, no? Quindi per un certo periodo, se non riceviamo degli input positivi, non li raccoglieremo più da nessuna parte, il che vuol dire, in genere gli input umani sono più lunghi perché durano circa 3 anni, i maggiori. Se non riceviamo questi input entro i 3 anni, non li sostituiremo più, non li avremo più, non saremo più in un certo modo. Quindi è importante l'input che ci dà l'umano nei primi 3 anni. Qualcuno ha scritto che la follia si forma nei primi 3 anni, non sono affatto convinta. E io penso che l'input principale sia fino ai 3 anni, ma penso anche dopo. Penso che noi formiamo degli input che determinano le nostre malattie mentali, grosso modo fino al momento in cui non possiamo più nasconderle. Mi sono spiegata malissimo e ripeto e riformulo. Se io ho dei traumi prima dei 3 anni, io li cancello dalla memoria, però li vivo dentro e magari non posso più ripescarli perché ho un cervello poco formato a 3 anni. No? Pensare che quando studiavo io si diceva che un cervello si completava, il cervello umano, a 10 anni, adesso si dice a 13, quindi figuratevi. Però anche quello che succede dopo i 3 anni incide moltissimo, tanto che la mente li cancella fino ai 6, 7, 8 anni. Li cancella irreversibilmente, nel senso che si possono ritirare fuori solo con degli accorgimenti, ma altrimenti non si ricordano. Mentre gli adulti possono avere delle cancellazioni però momentanee, come si è visto per esempio nelle nevrosi di guerra, no? Rimangono certi nevrotizzati, però dopo un certo periodo riacquisiscono la memoria di quello che è accaduto, magari gli hanno sparato, vattene a pesca. Quindi i bambini ricevono degli input che non sono in grado di assorbire, per cui li cancellano. Il cancellarli dalla memoria fa sì che non mantengano quel terrore, quel senso di panico, che però si trascinano in qualche modo, in un modo più diluito, in un modo meno terribile. Infatti si riaffaccia dopo degli anni e diventano per esempio attacchi di panico o altri sintomi. Dipende da quello che gli è stato fatto e dal carattere della persona. Naturalmente i sintomi, cioè le malattie mentali, differiscono da individuo a individuo. Cioè non è detto che se 2 individui hanno ricevuto lo stesso trauma reagiscano nello stesso modo. Reagiscono certamente anche attraverso un'ereditarietà, ma è la reazione. Cioè possono scegliere un tipo di difesa piuttosto che un altro tipo di difesa. Per esempio la cancellazione la scelgono tutti. Poi reagiscono anche con altri tipi di difesa, no? Per esempio alcuni si staccano da se stessi, altri somatizzano con euforia, altri eccetera eccetera.
altri si rinchiudono, eccetera. Quindi l'ereditarietà, la componente ereditarietà c'entra un pochino, non del tutto, sulla scelta delle difese, perché sono delle difese. La difesa che tutti accolgono, e guai se non ci riescono, è quella della cancellazione, quella che Freud chiamava la rimozione. Tutti rimoviamo, togliamoci dalla testa che io mi ricordo tutto e so quello che è successo, non è successo. Non è vero. Noi non ci ricordiamo i traumi del nostro passato. Noi possiamo semmai dire: io mi sento talmente equilibrato o decentemente equilibrato, senza esagerare, per cui non devo aver ricevuto traumi. E questo può essere un segno, anche se molti non si accorgono di non essere affatto equilibrati. Molti stanno male e non se ne rendono conto, vengono in analisi, questa è esperienza mia personale, e dopo un certo tempo dicono: io non mi accorgevo di quanto stavo male, me ne accorgo adesso. Tanto è vero che certi dicono: sto più male da quando sto in analisi che non prima, perché sono più cosciente. Sto più male da quando faccio questo percorso, seguendo quello che lei dice, senza venire in analisi da lei, però seguendo le sue spiegazioni, perché prima non mi rendevo conto. Vero? È un passaggio che bisogna fare. Allora, le malattie non si ereditano. Le malattie vengono da cause precise. Io dico sempre che, come nel mondo fisico non accade nulla senza una causa, così nel mondo psichico. Una pallina che corre deve avere una causa. O gli hanno dato una spinta, o quel piano è inclinato di per sé, qualcosa ci deve essere. Se no la pallina non corre, sta ferma. E così è nella psiche: se quella persona si ammala, qualcosa deve essere accaduto nell'infanzia e deve essere stato cancellato. Ciò che provoca i malesseri, siano essi disturbi di personalità, siano essi deliri, siano essi psicosi, siano essi nevrosi, siano essi malesseri di bipolarità, oppure di ossessioni, di fobie, tutto deriva dall'infanzia. Tutti i nostri malesseri, mettetevelo bene nella capoccetta, derivano dai nostri malesseri infantili. Chi ce l'ha dati questi malesseri infantili? Le persone con cui siamo vissuti. Generalmente i genitori, talvolta i nonni o qualcun altro se mancano i genitori o se i genitori gliel'hanno affibbiati per qualche ragione particolare. Dunque, la nostra esistenza, ovvero la modalità della nostra esistenza, deriva dai nostri genitori, che non solo devono occuparsi del nostro benessere fisico, ma devono occuparsi anche del nostro benessere psichico. Questo occuparsi del benessere psichico è facilissimo se i genitori amano i figli. Purtroppo questo normalmente non avviene e questo è uno scandalo terribile. La maggior parte dei genitori non amano i figli. Magari vogliono che i figli stiano bene, cercano di curarli, gli danno il sostentamento, gli danno le cure, gli danno la possibilità di rendersi autonomi, li fanno studiare, fanno cose per loro, magari, non tutti, magari fosse così, però
Ciò nonostante, a volte non li amano, molte volte non li amano. Perché? Perché sono cattivi? No, perché non sono stati amati. Perché non sono stati amati a loro volta dai loro genitori, per cui loro non hanno amato il loro bambino interiore. Loro quando erano piccoli hanno pensato che se i genitori non li amavano, e i bambini lo sentono, non li fregate, gli adulti sì, li fregate, ma i bambini no, perché sono istintuali. Quindi questi bambini, sentendo che i genitori non li amano, pensano che non sono i genitori cattivi, ma sono loro che non vanno bene. Ovviamente i genitori per loro sono dei, sanno fare cose che loro neanche si sognano, conoscono un sacco di cose, le sanno fare, hanno un potere enorme, hanno una forza enorme, è tutto enorme rispetto a loro, è logico che li sentano come divinità. E anche perché sono quelli che li devono proteggere, loro dipendono totalmente da loro, anche fisicamente. Per cui pensano che sono loro a non valere, sono loro a essere sbagliati. E lo pensano piuttosto che pensare che siano i genitori a non valere o ad essere sbagliati, perché se sono loro quelli che non valgono, magari chissà possono fare qualcosa per dimostrare ai genitori che loro valgono, magari possono migliorare. Ci sono bambini, per esempio, che studiano moltissimo con la speranza che i genitori li accettino per questo, o che nascondono ai genitori di essere gay con la speranza che i genitori li accettino. In realtà, se non li accettano come gay, non li accettano mai. Se non li accettano che studiano poco, non li accettano mai. Cioè i figli si accettano o non si accettano, perché si amano o non si amano. Quel bambino interiore che abbiamo pensato fosse di poco valore, fosse sbagliato, noi cresciamo in un certo senso odiandolo o almeno azzittandolo, facendolo tacere dentro di noi. Tant'è vero che spesso quando lo andiamo a ripescare, quello è incazzato da morire. E allora delle persone dicono: io ci ho parlato, ma quello mi ha detto le parolacce. Eh sì, e ne ha le sue ragioni, anche se voi non ne avete colpa, ovviamente. A volte il bambino è addirittura morto, anche se, e si sogna, anche se nell'inconscio nulla muore mai definitivamente, ma tutto può essere risvegliato. Muore perché noi l'abbiamo fatto morire, perché l'abbiamo relegato, non gli abbiamo dato più spazio, di modo che quello alla fine non vive più, muore, perché ha bisogno del suo ambiente. Tutti hanno bisogno del loro ambiente. Attenzione, l'ambiente è importantissimo. L'ambiente è quello che ci dà i condizionamenti. Noi possiamo avere dei genitori negativi, ma se abbiamo un ambiente sano intorno, che si fa sentire, naturalmente questo è difficile, ha molte più possibilità di cavarsela il bambino, perché apprende dall'esterno che i suoi genitori non sono così come dovrebbero essere. Viceversa, se l'ambiente è negativo ma il genitore è positivo, vengono sicuramente più sani, però risentono sempre dell'ambiente negativo. Cioè noi non siamo distaccati dall'ambiente, noi siamo parte dell'ambiente. Mi ha detto mia figlia che qualcuno le ha chiesto come mai avesse dovuto fare un cammino interiore essendo nato da una madre positiva.
Ed è una domanda abbastanza ingenua, però si capisce che certe cose vanno riflettute, non vengono così. L'ambiente in cui nasciamo incide su di noi, cavolo. Viviamo in quello. E anche se noi nasciamo da genitori positivi, l'ambiente influisce su di noi. Non è che noi risentiamo solo dei genitori, c'è una base positiva, senz'altro, molto forte, però l'ambiente agisce. Cioè se tutti pensano cose diverse su di noi incide. Noi viviamo in un mondo dove la vita non conta niente, dove è naturale uccidere, sfruttare, abusare, non avere rispetto né amore per gli altri. Dice, ho avuto un genitore amoroso, sì, e tutti gli altri dove li mettiamo? Posso avere come madre una mucca amorevole, ma se intorno c'ho tutti i lupi, insomma, tanto bene non si sta. Con tutto il rispetto per i lupi, Tutti quelli infatti che fanno opera di distacco dall'ambiente, come spesso fanno i buddisti, non tutti i buddisti, perché sono molto diversi fra di loro, ma alcuni, buddisti e non buddisti, che praticano questo famoso distacco, no? Distacco dalle emozioni, quindi non si completano. Le acque corrosive vanno attraversate, come dice l'alchimia, non vanno evitate. E ci corrodono, ci tolgono tutte le illusioni. Quello che fa lo stilita o va sulla montagna, lo stilita era quello che stava, pensate che orrore, erano cristiani, si mettevano su una colonna con una base, vivevano là sopra, con un secchio loro calavano quello che facevano, la gente li puliva, glielo rimetteva su, gli davano gli mettevano dentro i secchi da mangiare, lui li ritirava su, e quello stava tutto il giorno seduto lì a meditare su cosa? Ora, la meditazione può avere i suoi vantaggi e la rispetto moltissimo, ma se tutta la vita fai meditazione c'è qualcosa che non va. Cioè non partecipi all'ambiente. Così come non devi stare sempre appiccicato all'ambiente, è necessario però che tu partecipi all'ambiente, altrimenti è un distacco artificiale e negativo. Quindi la malattia mentale non viene mai per caso, viene in base all'infanzia che abbiamo avuto. Un sacco di gente dice, ma io ho avuto dei genitori buonissimi, e se stai bene sì, se stai male no, non li hai avuti, rassegnati. C'è il bipolare, per esempio, che ha delle cose strane, no? Tipo, ha dei periodi in cui sta bene, molto bene anzi, dei periodi in cui sta male, parecchio male. Quando sta bene è euforico, va tutto bene, si può risolvere tutto, il futuro sarà buono, lui troverà il lavoro se ha bisogno di lavorare, certamente lo accetteranno, cioè tutto è bello e tutto è buono, al di là della realtà, no? Io dico sempre che il bipolare sta o sopra le righe o sotto le righe, sulla riga non ci sta mai. E la riga è la realtà. Allora si stacca dalla realtà creandosi un mondo artificiale dove tutto va bene, tutto è positivo, tutto è bello. Poi a un certo punto questo gioco non dura eterno e lui ricade giù.
e quando ricade sente il dolore, per cui va in depressione, cioè va giù. Fino a che a un certo punto riesce a ricostituire questa modalità di stacco e ricomincia. E c'è quello che è bipolare per pochi giorni, cioè cambia ogni pochi giorni, c'è quello che cambia ogni 15 giorni, c'è quello che cambia dopo mesi, c'è quello che cambia dopo anni. La cosa è diversa. Però è una difesa. Ha bisogno di difendersi da un passato molto violento. Ha bisogno di difendersi da traumi. E quello che delira, per fortuna, il DSM, no? Quel libro di psicologia e psichiatria, è riconosciuto in tutto il mondo, che ha detto delle cose stupende, che non sempre ne dice oggi. Comunque, disse che il delirio, cioè che la follia, ovvero la psicosi, si può diagnosticare solo quando il delirio è prolungato, un delirio che si prolunga oltre 3 mesi, eccetera, eccetera. Perché un delirio può capitare a tutti. Naturalmente in situazioni di grosse difficoltà, di enormi difficoltà. E ci sono difficoltà che si portano dall'infanzia, perché non vengono solo lì per lì. E può capitare perché a un certo punto una delle forme di difesa è un abbassamento della coscienza. Un abbassamento della coscienza che può essere una forma di difesa. Io non capisco bene quello che avviene, per cui non sto così male. Naturalmente il tutto è graduale, cioè è graduale nelle persone, no? Come disse Freud, la malattia mentale è una questione di quantità, non di qualità, pardon. E c'è quello che delira. Ad esempio ricordo una volta una persona che mi disse gli angeli mi hanno detto di buttarmi dalla finestra, ma io non ne ho avuto il coraggio, ho peccato contro Dio, perché non ho ascoltato gli angeli. Bel consiglio degli angeli, no? Gli antichi dicevano che dietro il folle, antichi intendo gli antichi romani, greci, a volte c'era la parola degli dei, il che è vero. Cioè, il folle parla in un certo modo, però delle volte dice delle cose sanissime. E uno psicoterapeuta attento, non ce ne sono molti, ne fa tesoro, impara. Io ho imparato dagli psicotici. Anzitutto sfatiamo il fatto che non si possa parlare con gli psicotici. È vero che spesso dicono valanghe di parole che sembrano non avere un senso, però quel senso, se uno ha l'orecchio attento, qualcosa capta e su qualcosa si confronta. Lo psicotico sa benissimo se voi volete avvicinarvi a lui o non volete avvicinarvi. Lo capisce, non è affatto scemo. Bellissima quella frase, in quel film è stupendo, Qualcuno volò sul nido del cuculo, quando dice lui agli altri malati, più o meno psicotici, eccetera, dice: voi siete malati ma non scemi, vero? Non sono affatto scemi, sono intelligenti. Si stanno solo difendendo e si difendono in vari modi. C'è quello che comincia a produrre, tu c'hai la borsa che è marrone perché marrone è il colore della terra, ma c'è una striscia rosa, il che vuol dire che prevedi che nel futuro tutto andrà meglio
e la tua borsa è rettangolare, però gli angoli arrotondati perché poi non è così determinata come vorresti, vuol dire che interpreta tutto. Ma in quell'interpretazione c'è il suo pensiero, c'è il suo sentire, che non riguarda la borsa, ma riguarda lui. Ho fatto un esempio a caso, no? Se voi non siete spaventati dalla follia, potete ascoltare una persona folle. Naturalmente deve essere una persona non pericolosa, no? Tipo uno che ha manie di persecuzioni, un po' pericoloso può esserlo, ma in genere non lo sono. E se voi tentate di capirlo, lui capisce che voi tentate di capirlo. Se non tentate di cambiarlo, lui capisce che voi volete aiutarlo, ma non cambiarlo come modalità, come costume, volete capirlo. E così è anche con gli altri, Cioè le persone capiscono in genere se voi le volete aiutare o volete imporre le vostre idee. Se sono persone molto dipendenti, si adattano e cercano di sopperire alle vostre idee, cercano di adeguarsi anzi alle vostre idee, però si ammalano ancora di più. E questo accade purtroppo piuttosto spesso. Quindi gli studiosi in genere fanno i miracoli per dimostrare che le varie malattie sono, o malesseri, anche i vari malesseri, sono ereditari, no? Naturalmente non ci riesco. Prendiamo un esempio di un malessere che non si può chiamare malattia, la balbuzie. La balbuzie viene da un malessere infantile, da un trauma infantile. Ma chi lo scrive? Non si è ancora capito le cause, non si è ancora capite perché non l'avete mai analizzati. Cioè noi andiamo incontro a un misconoscimento del malessere degli altri, perché noi stessi non abbiamo operato su di noi. Guarda caso, all'università di psicologia non si insegna a valutare i sogni. Anzi, oggi addirittura il DSM dice che certe malattie vanno curate col comportamentismo. Con comportamentismo voi cambiate il comportamento, non quello che ha dentro la persona. Cioè se voi adoperate la mente, cambiate la mente, ma la mente non può essere cambiata in eterno. Voi potete cambiarla per il tempo in cui la plagiate, in cui la condizionate, non necessariamente la plagiate. Ci si può arrivare, però. Voi fate un condizionamento, quello sente che sta bene, è contento, dice oh che bella l'analisi, mi ha fatto bene, non ho dovuto cambiare niente della mia vita, poi naturalmente gli ritorna tutto addosso. Se è quello che volete va bene. Ci sono persone che non se la sentono di fare un percorso interiore, guardare il proprio passato e mettere in discussione i propri genitori e allora si farà l'analisi comportamentale, la MDR, tutte queste cose che si sono inventate. Ma se voi volete scoprire cosa è successo nel vostro passato, voi dovete interpretare i sogni, perché solo i sogni ve lo dicono, non ve lo dice nessun altro, chi ve lo dice? Cioè come fate a sapere se avete un trauma infantile? Pensare che chiacchierando viene fuori? Ci siete stati una vita e non è mai venuto fuori, non è che se un altro parla con voi ve lo tira fuori così. Allora tanto è come se chiacchieraste con un'amica, no? O con un amico. Vi fate delle belle chiacchierate, magari tirate fuori pure delle emozioni, ma certo non i ricordi del passato, perché quelli sono chiusi dalla mente. Chi è che riesce a evitare la mente? A volte i sogni, a volte parzialmente.
E per capirli ci vuole una persona che ha fatto già quel percorso. Perché non si parla di questo all'università? Perché l'uomo non vuole andare oltre la mente, non vuole conoscere l'infanzia, non vuole demolire la figura dei genitori, perché è sacra, è un Dio. Perché se demolisce i genitori, demolisce tutto. Cade tutta la società, cade tutta la formazione di questa società, a cominciare dal concetto dei genitori e dalla funzione dei genitori. Quindi molte persone che cercano la via della spiritualità, piace molto l'idea della spiritualità, no? Perché molte persone pensano che un conto è la via terrena, un conto è la via dello spirito, sono due cose separate. Per questo gli alchimisti scrivevano: spiritualizza il corpo e corporifica lo spirito, per dire è tutt'uno. Ma che vuol dire? Perché io lo leggevo ma non ci capivo niente. Quindi penso più o meno anche voi. Vuol dire che non c'è la via dello spirito, c'è la via della comprensione, ed è una. Ed è tutta la stessa. O capite o non capite. Non è che quando siete spirituali ve ne fregate della materia, perché in questa state. Io delle volte faccio dei sogni, ora ne faccio pochissimi perché essendo caduta la mente, e quei pochi che faccio, almeno quei pochi che mi ricordo, perché ne faccio come gli altri penso, pochissimi che mi ricordo, mi rendo conto di essere vissuta in dimensioni diverse. Ricordo che mattine fa mi svegliai, stavo nel dormiveglia e dissi: mi devo ricordare quello che ho fatto per capire bene che stavo in un'altra dimensione, così mi è più chiaro, no? Perché ancora mi ricordavo i fatti. Mi ricordavo che non era né una posizione, non era sgradevole come cosa, non era neanche particolarmente gradevole, era una situazione di impegno in cui io stavo cercando di fare delle cose. Ma mi ricordavo anche cosa stavo facendo e mi rendevo conto lì per lì, mentre il sogno se ne andava, che io stavo in un'altra dimensione. Quando sono entrata bene in questa dimensione, il sogno è svanito, mi è rimasta solo l'impressione della dimensione diversa. Questo mi è successo varie volte. Per cui è vero che esistono le altre dimensioni, ma anche perché lo dice la quantistica, lo diceva Einstein, lo dice la teoria delle stringhe, eccetera, eccetera, insomma, non sono io. E tanti mi fanno: e che si prova nelle altre dimensioni? Non lo so e non lo voglio sapere, io voglio stare qui. Voglio stare qui non perché ho paura di stare in una dimensione diversa, ma perché mi voglio dedicare al mondo in cui vivo. Pur avendo fatto sogni sui defunti, pur avendo capito che esiste il mondo dei defunti e che accanto al nostro, inequivocabile, io non ho mai desiderato avere comunicazione con i defunti, perché è un'altra dimensione. Perché questa è la dimensione in cui sto e questa mi voglio. Capito? Tanti contenti che esistono varie dimensioni perché dice magari sono meglio di questa. No, io devo risolvere questa. Devo risolvere me stessa e cercare anche di fare qualcosa qui finché posso. Poi mi dedicherò a un'altra dimensione se occorre. E vi dirò che l'idea che ci siano altre dimensioni non mi piace per niente. Perché io sono abituata a stare coi piedi per terra e vorrei un'unica dimensione. Naturalmente è relativo, perché quando sto nell'altra è una dimensione come questa, cioè con lo stesso tipo di realtà. Però non ho voglia di dedicarmi ad altro, perché già sono molto dedicata a questo. Io qui sono dedicata
a dare agli altri quello che ho compreso nel mio percorso di vita. Devo far capire agli altri che non sono nessuno, che sono una dei tanti, per cui tutti possono fare più o meno quello che ho fatto io. Quindi si può fare, non è una cosa, no? Dove fanno vedere che quello fa l'asceta, quell'altro fa miracoli, non è vero. Basta cercare la verità a tutti i costi, non farsi fregare dalla mente, che si fa fregare anzitutto dai genitori. Ogni tanto la gente mi dice: io ho fatto cadere la mente ma ancora non sto bene. No, non l'hai fatta cadere la mente, creatura mia, mi dispiace, ma non è così, non è vero. Far cadere la mente è complesso, Cioè, i tuoi genitori sono caduti? E uno se ne accorge se all'altro gli sono caduti o meno i genitori. Se non hai genitori, tu puoi incontrare il Presidente degli Stati Uniti e dirgli: buongiorno, come va? Come se fosse una persona normale. Puoi incontrare il Papa o chi vuole, o un poliziotto o il capo ufficio. Cioè non ci sono più genitori, non c'è più autorità, che non vuol dire che uno non senta l'obbligo del suo ruolo, no? Non è che siccome non sento l'autorità del capo ufficio lo prendo a parolacce, perché non c'è motivo, non c'è modo, non è giusto, non è produttivo, eccetera, eccetera, no? Però non sento io la sua autorità, anzi, siccome non la sento, sono più libero di muovermi come a me conviene, come mi dà i risultati migliori. Quindi, in realtà, essere liberi dai condizionamenti ci permette di rapportarci meglio col resto. No, non è la spiritualità del distacco, ma anzi si sta di più in questa dimensione coi piedi per terra, senza fantasticare sugli altri, senza proiettare la nostra infanzia. Se noi proiettiamo sugli altri, se noi pensiamo che gli altri sono tutti brutti e cattivi, che mondo schifoso, che brutto, sì, questo mondo è terribile, lo è, però c'è anche del buono, padron Frodo, vero? Verissimo. Quel film è stupendo, me lo sto rivedendo ancora una volta e più lo vedo e più è bello. Parlo del Signore degli Anelli, guardatelo anche voi, perché c'è un dialogo che è straordinario. Ok, allora, se qualcuno sta male, se qualcuno cerca il suicidio, se qualcuno è depresso, se qualcuno ha delle malattie, delira, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa, la ragione sta nell'infanzia e nei genitori. Quindi il genitore che vede il figlio che sta male e non sa perché, deve guardare l'altro genitore e capire che gli ha fatto l'altro, se lui non gli ha fatto niente di grave. Un saluto a tutti, arrivederci.